Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Maturo. Ci sarà un motivo. Ora vi vorrei fare un esempio, ma non ve lo faccio perché sennò... Fotografia, corto muso, senza inditore d'ippica. No. Cazzo guardi? E stupigna la 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 la. E stupigna, bentornati al Lunch Press. Oggi sono carichissimo insieme a me Jack, che è ancora più carico. Ciao a tutti. Sì, dopo la grande prestazione di Estupignan, che è un'amichevole dominata. Ha vinto col Liverpool. Sì, ma povero io, non succedeva molto probabilmente dal 2007. Da bene, però ragazzi, allora iniziamo subito perché l'avete visto oggi puntatone, c'è anche il ritorno di Martina, per cui facciamolo così: chi non si abbona al canale di Radio Rossonera è un Archie Brown, che tra l'altro Archie Brown che non so, si sente la stecca. È il suono del karma quello? Si sente la stecca. Archie Brown che ha fatto un clamoroso autogol, chiamiamolo clamoroso anche se in realtà è poco più sfortunato, però diciamo per portare acqua al nostro mulino, diciamo clamoroso. Però il karma, Jack, il karma evidentemente punisce. Dopo il sorpasso aereo evidentemente andava forte l'aereo, lui si è un po' sballottato, ha perso l'orientamento e ha sbagliato porta. Ci dispiace tantissimo. Non sembrerà, Jack, forse non ti sembrerò sincero in questo momento, ma no, mi sembri piuttosto onesto. Sì, non ci dispiacerà per nulla. Comunque ragazzi, a chi scrive Edo cinquantenne, Daniele, sono già arrivati i carabinieri a casa tua, ma però mi sento di chiedere a Massimiliano Allegri ma che proiettili abbiamo evitato senza Archie Brown? Tuo fratello? Mister Allegri. Mister sarebbe più. No, qua io sono incazzato nero. Un mese che su qui nessuno ha capito niente. Cioè? Ma è un buon risultato, no? Ma ti segna due gol 4-3. Ma quando mi ha fatto 4-3 in vita mia? Sì, troppi gol, dice mister. Troppi gol, fatti, troppi gol subiti. L'ultima volta che ho fatto così sono stato esonerato, te lo dico. Sì, 4 gol di Berardi. In effetti con 4 gol si potevano vincere 4 partite 1-0. Sì, effettivamente sì. Bravo. Però è anche detto, cioè, c'è anche da dire che abbiamo giocato contro il Liverpool, raga. Il Liverpool che non ha fatto una campagna acquisti di secondo ordine, ha speso un pochino e alla fine il gol più bello l'ha fatto Szoboszlai, che ha fatto un gol incredibile. Mamma che bello, e che sta lì da 104 anni. Quindi diamo al mister quel che è del mister. Dai mister, un po' di allegria, no? No, ma che allegria, cioè Okafor, quando mai ti fa doppietta? Sei giocato il bonus,
io ho detto, tengo Okafor che tanto non si compra più nessuno, nell'arco di una stagione c'ho una partita bonus, che metto Okafor, fa doppietta e mi fa vincere. No, se l'hai già giocata. Anche Ruben ha segnato un bel gol. Un bel dribbling. Secondo te, quando gli riesce ancora quella giocata lì che pareva Iniesta al 2,90 m? Beh, speriamo che gli riesca spesso quest'anno. Ma non penso proprio. Piuttosto qui bisogna vedere un po', cioè Stupinian, poverino, è già... Poverino perché poverino, mister? Le ha dato la benedizione ad Ani, c'è Frimpong, l'ha fatto, se la giocava a ping pong, non Frimpong, con il Stupinian faceva pallina. Ha puntato 4 volte, l'ha saltato 5. Però mister, almeno non avevamo Archie Brown in campo. L'ha visto Archie Brown? Chi è Archie Brown? Il rimpianto Milan. Uno dei tanti giocatori che abbiamo provato a prendere che manco sappiamo chi sono. Esatto. Ho capito. Proprio lui. Però raga, su Stupiniani io non accetto le parole del mister, perché lo sapete, Lele, qui facciamo fatica a capire i giocatori dell'Ecuador, non li apprezziamo abbastanza, secondo me. Madre di Dios, a chi avete dato in mano un talento? Tu lo conosci, Pervis? Sì, adesso sì. Pervis è tac, no? No, Lele. Certo. Questo è Pervis. Hai capito? Ma in italiano, proviamo a tradurlo in italiano per chi ancora non parla l'italiano adanese. Così è Pervis. Ho capito. Adesso ho capito, prima no, ma adesso ho capito, Lele. È la cadenza del che cambia. Ma cos'è? È un onomatopeico. Proviamo a tradurlo in concetti che siano intellegibili per chi ci sta seguendo. Posto che chi ci sta seguendo riesce a capire la parola intellegibile. Nel senso, il primo così è perché lui fa passaggio, si appoggia, quindi poi riceve, triangola, e poi fa lo scatto, hai capito? Va in profondità, passo brevilineo. Ma poi segna anche fa assist o va solo in profondità? E poi quello che succede. Non tantissimo. Beh, inizia a portarlo sul fondo, dopo vediamo quello che succede. Vediamo sì. Più che altro vediamo se gioca, perché l'anno scorso, e ovviamente non ce lo auguriamo, il ragazzo arriva insomma da una serie di sfortunati infortuni, scusate il gioco di parole. So che comunque a Milan Lab ci stanno già lavorando, no? Ma sì, tranquillo, abbiamo tenuto qualche pezzo di scorta di Emerson Royal. Già, è vero che è partito. Che pezzo abbiamo tenuto? Speriamo non la capigliatura. No, quella è la prima cosa che le abbiamo buttato. Cioè, se guardi su Temu la trovi a 2,50 € la parrucca di Emerson Royal, in realtà sono i suoi capelli, quindi quelli veri. Abbiamo preso 9 milioni e 2,50 € dalla sezione di Emerson. Che 2,50 € sono la parrucca. No, praticamente se ti interessa, è ben tenuto, un paio di rotule, 2 o 3 legamenti. Sì. Intanto poi Emerson abbiamo messo dei pezzi di ricambio, avevamo ancora qualcosa delle operazioni di Palozzi. C'è un reperto. Esatto. Tendine da killer di Beckham. Sì, avevamo un pezzo di crociato di Redondo. Cucca di brutto, tra l'altro. Prendo io il tendine da chilo di Beckham. Se vuoi lo puoi usare anche da attaccare alle treccine come extension. Non va messo al suo posto. Ma lo puoi mettere al suo posto, puoi mettere dove vuoi, però insomma, ha tanti usi. Sicuramente con la treccina fa molto fashion. Abbiamo 6 cose anche, sì. Cioè, 2 legamenti crociati anteriori di Redondo. 2 ne abbiamo addirittura. Di Redondo. Sì. Dopo abbiamo le stampelle utilizzate da Benacer, che hanno proprio il manico col calco della mano di Benacer. Ma a parte che ancora al Milan Benacer mi risulta, no? Sta ancora con noi? Al Milan futuro penso, però sì, è fuori da ecco perché, ma non si allena, però fa finta, perché è impossibile. Ho detto, sono 15 giorni, impossibile che non si è ancora rotto Benacer, c'è qualcosa che non funziona, pensavo era andato via. Non lo so. Anche Loftus mi sembra che al momento stia resistendo contro ogni pronostico. Quello mi sta un po' stupefacendo, indispettendo. Rischio che resto senza lavoro qua. Tra l'altro mi fanno sapere che in magazzino abbiamo anche lo zigomo di Shevchenko, quando l'aveva rotto un po' di anni fa. Lo zigomo di Shevchenko. Non è che Shevchenko bello, ma fatti un regalo. Quello più Beckham, io sono abbastanza a posto. Mio zigomo è bellissimo, mio zigomo top. E guarda che ti ma anche il resto non è male. Da parlare così se metti lo zigomo, no?
Sì, e io non parlo con corde vocali, con zigomo. Allora mi Tra sa l'altro che non... ti viene anche la traduzione istantanea in inglese, perché sai ormai Shevchenko ce l'ha nel DNA, i suoi figli e i nipoti eccetera nasceranno tutti. Sono anglofoni? Sì, sai la teoria dell'evoluzione, Darwin eccetera eccetera, tutta smentita, tutta vero? Sì, c'è anche applicazione, Sceva Traduttore. Raga, C'è chi usa cioè, l'intelligenza sì. artificiale, c'è chi usa Sceva. Comunque, a proposito di ex, raga, andiamo dal CT della Nazionale che a quanto pare è nel ritiro della Juve, ma a vedere i Gatti, a vedere chi, Locatelli, a vedere chi, mister. Sto cercando veleno, sto cercando giocatori forti qua che non ce l'abbiamo più. Lei sta cercando nel posto sbagliato allora, mister. Credo che A parte Cambiaso. Gli unici che si tengono gli italiani, poi sta lì perché Barella, Bastone ormai mica c'ho bisogno di vedere, sono gli unici 3 buoni che stanno in giro. Devo venire da voi, ma ci stanno solo Terracciano, mi giro Terracciano a destra, Terracciano a sinistra, che cazzo me ne faccio di Terracciano? È vero, ne abbiamo 2. Infatti si parla adesso di un Verona che potrebbe essere interessato, non si sa perché, a riprendersi Terracciano. Vediamo di dargli quello, vediamo di dargli quello giusto. Esatto, gli facciamo il gioco. Ma il conto non quello. Apposta, almeno ve li levate in un coppo, fa pacchetto Terracciano, stanno a posto con veleno, una boccetta ce la metto io di veleno. Sì, comunque sta toccando con mano, le chiedono? Sì, sta toccando con mano, è la prima cosa che faccio, la gamba frizzantina di Cutroni, che sarà il nostro centravanti titolare. Certo. È lui che porterà avanti la nazionale, dopo vediamo. Vabbè, siamo messi bene. Cutrone alla nazionale, Vlahovic in Milan, perché è il primo obiettivo. Insieme a Colomboani, c'è un inserimento di Colomboani, ma resta Vlahovic. C'è Vlahovic in ritiro, la Juve si sta allenando. Ma non lo so, io conosco i giocatori italiani, poi... Ho capito, però è quello alto col numero 9, mister. Ma nell'allenamento non metto un numero, metto una maglietta bianca, non lo so. Non sta Higuain, quando è andato via, per fortuna che ci ho litigato quando sono stati insieme, mi è toccato venderlo. Vabbè, ma Higuain... Vediamo se naturalizziamo Piontek italiano, che vediamo... No, più che altro, mister, le segnalo, forse è un po' prematuro, forse è un po' presto, però io mi sto gasando, gasando. Sono già preoccupatissimo. No! Torno io in nazionale, mi si riprende, no. No, c'è un ragazzino che ha fatto 4 gol in 2 partite in questo precampionato. Sì, ho presente di chi stiamo parlando. Come si chiama? Chicco? Maximilian Ibrahimovic. No, non credo. Non credo. Dici, a parte che comunque non sarebbe papabile per la nazionale italiana, credo. Esatto. No, un po' più giovane di Maximilian Zlatan. Credo che si chiami Francesco di nome. Credo che sia stato mandato in prestito a Lecce. Camardo, non so se c'è Francesco Facchinetti, DJ Francesco? No, Camarda. Zlatan. Vero, bisogna parlare chiaro. Camarda io faccio ha fatto giri. 3 gol. 4. 3 nella prima amichevole e 1 ieri. Incredibile. Noi perché non è in Milan? Ci eravamo collegati proprio perché l'abbiamo girato in prestito Zlatan con diritto di riscatto per il Lecce. Perché sai cosa mi ha colpito? Ho visto al di là dei gol, che molti sono stati gol da centravanti puro, uno un bel tiro a giro eccetera, quello che mi ha colpito è la tenuta fisica, perché ho visto un'azione a un certo punto Camarda riceve palla al limite dell'area, guardando la porta, da dietro arriva un difensore, lui si pianta nel terreno, il difensore gli va addosso, sbatte, cade a terra, Camarda va e segna. Quindi, cioè, dal punto di vista fisico sembra pronto sto ragazzo. Zlatan, la domanda che mi hai fatto te la rigiro: perché non è con noi Camarda? Perché l'abbiamo mandato a Lecce? Ma non lo so, io quando mi giro un attimo poi c'è Giorgio che fa cose strane. Però mi informo se vuoi, tra 15-20 giorni torno ho capito, da vacanza a Hong Kong e poi se ne parla. Adesso c'ho da fare perché ho visto il mio post su Instagram mentre corro. Sì, che si sta allenando con Milan Futuro, possiamo chiamarli, tutti i ragazzini. Sì, quelli sto dando scuola calcio anche a chi ha già finito età per imparare. Ma da Zlatan si impara sempre. Sempre, infatti tutti i giocatori guardano me quando corro e si vede che tutti dicono dai torna qua, fai decidere tu, non tare, però ho detto tare, ho voluto io, difendo, però se fa quello che dico è meglio, si arriva più in alto. Tra l'altro, a proposito di Tare, Jack, pare che il Milan abbia ritoccato l'offerta per confermato lui, ma che sia stata rifiutata.
Sì, ma che filtra anche un certo fastidio da parte del Bruges per le parole di Glitani. Ci hanno fregato con De Catelari, ancora parlano. Ci dovevano fare sconto 20, come quando compri un bottiglia che costa, sta di tappo, il venditore onesto ti fa sconto su quella dopo. Vabbè, però non era così. Non è mai un pacco, successo nella storia della vendita. Poi non era così un Dai, pacco, amico, no? adesso va via Gasperini, fa 2 gol stagione, 35 milioni. vediamo. Sono molti vediamo. più di quelli che ha fatto con noi, per esempio. Sì, ma con noi anche se non sei Zlatan non fai gol con Milan. A proposito di gol col Milan, Zlatan, i giornali dicono Vlahovic primo obiettivo, Colomoni sullo sfondo, qual è la verità? Colombo. Non credo, Colombo l'abbiamo venduto, Colombo. The White Lukaku. The White, chi è sempre Colombo? Sempre Colombo. No, ma Zlatan, però Ma non sei aggiornato, cazzo. Ma poi cioè, Zlatan, cioè, se quando ce lo dici ridi anche tu, diventa difficile prenderti sul serio. No, ma lui ha Colombo ha fisicità di Lukaku, progressione di Lukaku, stipendio di Lukaku. Stipendio no, meglio per fortuna. Senso del gol di Rachmani, forse quello è l'unico problema. Poi Sì, di Lobotka, senso del gol di... non esagerare, amico. Adesso, Ma ascolta, invece mi andrei a collegare, ha fatto discutere una foto comparsa sul profilo. Tu lo conosci Pervis? Sì, ne abbiamo già parlato. lo conosciamo. Lele che non si prende sul serio. No, ma io invece stavo pensando a una foto uscita settimana scorsa sul profilo di Teo Hernandez, Jack, che ha fatto discutere, non so se l'hai visto. Con la maglia di Paolo? Ah, non era Furlani? No, non mi sembrava. Beh, ha fatto discutere perché non c'era Brahim nella foto. E anche per la maglia di Paolo, un po' particolare, un po' celebrativa. Ma cosa voleva dire Teo Hernandez? Andiamoci a collegare subito in Arabia, regia. Allora, io voglio dire che era un fotomontaggio quella con Furlani, ma era un fotomontaggio anche quella con Maldini, perché in realtà non c'erano i 7 nani. Ma no, dai, non è vero, c'era Maldini. È vero? No, c'erano i 7 nani con la maglia del Milan, Brahim calzava la Champions. Sarebbe un sogno. Tra l'altro Brahim la Champions calzava Brahim, dipende, no? sì, dentro lo posso. Perché effettivamente Brahim potrebbe lasciare il Real, perché Xabi Alonso ha detto che non rientra nei piani. Anche perché il Real in quella zona lì un paio di giocatori non male li ha. Lo riprenderesti, Jack? No, non so dove metterlo. Non può dire una cosa così, no? Vabbè, la sua opinione. Perché non saprei dove metterlo. È un'opinione sbagliata. Sì, vabbè. È vero, ma lo so, ma quasi tutte le mie opinioni sono sbagliate. Tu invece... Incredibile, è importante saperlo, no? Guarda che Brahim ti manda l'attacco dei nani, ti trovi 300 nani, attento che se non li vedi li pesti. Tra l'altro, ma non so, ma io apprezzo molto Brahim personalmente. Il problema è che in tre quarti, allora, a parte che io vorrei vedere una squadra che non gioca più col trequartista, me l'hai detto. Allora, è un pochino diverso. Secondo me in Italia un trequartista come Brahim Diaz fa fatica, perché è un po' piccolino. Funzionerebbe sugli esterni, però adesso ti togli. Ha fatto fatica. Sì, effettivamente. Ha fatto fatica appunto. Però è tanta fatica. Camel, scusa, ma un'ultima ora. Sì. Un'ultima ora del Sud America. Sì. A parte che non so se vi siete accorti che Emerson Royal andrà a giocare insieme a De Arrascaeta. Ecco, sì. Vabbè, a imparare da De È Arrascaeta. incredibile veramente dove è che è andato a Flamengo? Flamengo. Non si può Che ovviamente ha fatto il video banale di presentazione con Clash Royale. Abbonatevi a Radio Rossonera, donate raga, e abbonatevi, che parte del ricavato lo diamo al Flamengo per ringraziarvi. Come ringraziamento, sì. Però Camel, è successo una cosa. Cosa è successo? Il trio comico più famoso del Sud America, Aldinho, Juan e Jacob, ha fatto un nuovo film che si chiama Tu lo conosci Pervis? Lo guarderò. Lo guarderò. Tu lo conosci Pervis? È il mio genere. In Italia l'hanno già copiato. Tra l'altro pare che l'attore che fa Pervis Stupidian sia Armero. No? Non so se cosa ridi, te lo sto chiedendo. Non so se sarà felice Pervis più che altro. Dici che non è tanto il suo. No, io però presto prima di salutare. Grazie perché Stefano Sgambati. Lo sapete che noi abbiamo. Grazie, grande Stefano. Voi sapete che noi abbiamo passioni comunque a 360 gradi, cioè c'è il calcio, chiaramente il Milan è la priorità e ne parleremo per tutta la puntata, però ci piace anche il ciclismo, ci piace anche la Formula 1
E io volevo appunto chiedere visto che ieri c'è stata la gara, Leclerc ha preso questo terzo posto un po' insperato. Leclerc, io pensavo lei parlare dell'unico Milan vincente, Jonathan Milan. No, io volevo parlare ma perché il ciclismo è più cosa tua, poi una domanda su Johnny gliela fai tu. Io volevo appunto sapere se Charles, cioè cosa ne pensa della gara di ieri ed eventualmente se lui ha un attaccante da consigliare al Milan. Ma onestamente no, non c'ho un attaccante, però già che siamo in Belgio, se vuoi faccio una piccola offerta anch'io per Iajari, magari ve lo fanno. Beh, forse è capace di sbloccare la Non ci situazione. avevo pensato, ma da Spa a Bruges quanto ci sarà? Siamo lì? Ma non ho idea, però lì posso dare il trofeo del mio terzo posto, tanto non conta niente. Abbiamo fatto schifo anche quest'anno, un podio più, un podio in meno, se vuoi lo barattiamo, magari riuscite ad arrivare a Iajari. Dai, prova a facciamo. andare. Dai, grande, No, grande te, prova ad andare. No, Grazie, grande te, Charles. No, grandissimo. ma grande te, vai, prova. No, troppo grande, veramente. Signore e signori, il GOAT Daniele Sporchia. Mamma mia, come faremo quest'estate senza Dani? Io non lo so. Ciao, Ci Dani. vediamo Abbraccio, bene, ciao, Dani. Ciao. No, Allora, perché adesso, io vedo sempre i suoi post GP quando fa le interviste dei piloti, è troppo bravo. adesso, prima di andare da un esperto di mercato totalmente che nessuno Ragazzi, che io non so chi è, sappiatelo. nessuno si aspetta, Cioè, poi- io me ne lavo le mani, E poi di andare da Martina, vi Lei voglio so chi. ricordare che sul profilo Instagram di Radio Rossonera trovate il manifesto del milanismo, dove abbiamo provato a mettere in 10 punti quello che per noi è il milanismo, no? E devo dire, tanti di voi l'hanno apprezzato. Volevo leggervi, tra l'altro senza il permesso di chi me l'ha scritto, però un messaggio che ho ricevuto, ma sì, perché so che lui poi dopo magari chiama e aggiunge se chi penso io ho già qualcosa. chiamato venerdì. Anche Sì, per perché dircelo. infatti l'ha detto a lunch e lo ripeto volentieri. Certo. E dice: splendido video che racchiude sentimenti, progetti e valori tecnici e morali che hanno sempre contraddistinto il mio amore per il Milan. Io ho sempre vissuto da solitario il tifo per il Milan, nel bene e nel male, con i miei sentimenti, le mie gioie e i miei dolori. Ma da quando vi ho conosciuto ho trovato il piacere di condividerli con gente onesta e innamorata del Milan come me e che non accetta che i valori che il video evidenzia non siano rispettati. È stato bello conoscervi e condividere ciò che mio figlio a parte mi sono sempre tenuto dentro. Ah, beh, ma è emozionato. Messaggi del genere, ragazzi, cioè vanno veramente oltre. Questo è il senso di far parte di Radio Rossonera, per quello che vi chiediamo di sostenere il progetto, se potete anche economicamente, perché comunque insomma serve non solo per ringraziare il Flamengo, abbiamo detto, ma anche No, per ma certo. Ma anche perché l'indipendenza costa, ragazzi, l'indipendenza costa, avere una voce indipendente come Radio Rossonera ha un costo. Noi vogliamo che i tifosi partecipino sempre di più al progetto Milan. Abbiamo iniziato a parlarne, tra l'altro è stata molto apprezzata la puntata con Filippo Lascala, lo ripeteremo, però ragazzi intanto mettetevi una mano sul cuore e sostenete Radio Rossonera. Sì, no, ma poi è un messaggio, cioè è una cosa bella perché noi siamo un po' da tramite. Cioè noi facciamo un po' da tramite, però Radio Rossonera siete voi più di noi, voi prima di noi, quindi è molto bello per noi che voi vi ritroviate comunque in un manifesto che è stato scritto e pensato proprio per essere un po' rappresentativo di tutti noi e non noi Radio Rossonera, ma noi Radio Rossonera. Comunque, Jack, siccome sul web è pieno di sedicenti esperti di mercato, ho detto: chi siamo noi per non avere anche noi il nostro I'm terrified. il nostro esperto di mercato costruito tanto in molti raccolgono notizie di qua di là eccetera e poi le spacciano per vere, ed è quello che abbiamo fatto noi oggi, esattamente quello che abbiamo fatto noi oggi. Stai vendendo bene chiunque sia, Appena mi danno l'ok dalla regia, hai una domanda, vorresti fare una domanda? Beh, questa situazione Iashari vorrei capire come si risolverà, e anche il terzino destro, perché quella 2 poi adesso il E terzino destro. ce li abbiamo. Allora diamo intanto il benvenuto all'esperto di mercato su Radio Rossonera. Non è raccomandato, chi si azzarda a dire che è raccomandato avrà una querela. Leonardo Maturo. Ciao.
Ho portato un paio di... Aspetta, non ti ho ancora fatto la domanda. Ha un cognome importante, ma non è, tu sei imparentato, lo chiedo subito per trasparenza eccetera, tu per caso sei imparentato con qualcuno che ha già lavorato, ha dei parenti che hanno lavorato a Radio Rossonera? No, sono il primo dei Mirandola. No, però non so lui, credo, perché lui, cioè io lui non lo conosco direttamente. Maturo. Ha un cognome familiare, però io non lo conosco direttamente, non credo sia raccomandato da nessuno. No? Ok. No, non conosco nessuno qua. Benissimo, allora vogliamo fare una panoramica su quelli che sono gli obiettivi di mercato del Milan in questo momento? Sì, abbiamo 3 posizioni su cui il Milan sta puntando molto in questo calciomercato, che sono il centrocampo, il terzino destro e l'attacco. E sul fin qua? centrocampo sul centrocampo ci sono l'ultima settimana decisiva per Yashari, in cui il Milan ha offerto 38 milioni più 2 di bonus. Fermati, bravo. Jack, confermiamo, smentiamo, Io confermiamo? posso si offende qualcuno se smentisco? Sì, no, prego. Allora prego. io smentisco la cifra dell'offerta, perché Quanto è, Jack? dovrebbe Quanto essere ci risulta? 33,5, prima era 32,5 più 5,5 di bonus, adesso dovrebbe essere 33,5, quindi 1 milione più di parte fissa più 4,5 di bonus. Ovviamente raga, tutte le notizie trovate sempre sul nostro sito radiorossonera.it, sui social, quindi vabbè, c'era uno sfriso di qualche milione di euro, però C'è noi... ancora uno sfriso di qualche milione di euro. No, sì, esatto. Adesso comunque se dovessimo dare una percentuale di chiusura dell'affare, Si potrebbe fare intorno ai 35 milioni più i bonus. vabbè. È esattamente quello che hanno chiesto loro Esattamente, quando è iniziato questo braccio di ferro un mese e mezzo fa. Poi andiamo avanti. Abbiamo come terzino destro, il Milan continua a puntare, il terzino destro del Strasburgo è Guela Doué, il fratello di Desiré Doué. Speriamo non sia come Antonio Donnarumma. In cui il Milan in quel reparto è molto mancante perché non ha terzini destri. Con la la parte cessione più di importante. Emerson Royale. Per me Qui c'è Alex dicono- Jimenez, ma facciamo finta di non Qui contarlo. dicono ma che rilancio è? Cioè, quindi Milan ha fatto 1 milione di rilancio sostanzialmente. È un cambio di su- formula, non è un rilancio di Sì, fatto. perché è sulla parte fissa che non ci si trova su Yashari. Quindi su Doué invece qual è la situazione? Su Doué il Milan ha dei contatti con lo Strasburgo, ma diciamo che lo Strasburgo non ha ancora accettato le quote dette dal Milan, chieste dal Milan. L'offerta dal Milan. C'è ancora distanza, Jack, come andrà a finire? Che non sono rimasti più altri terzini destri. Sì, perché nel frattempo Pubil è andato all'Atletico e non lo so, perché vogliono tanto loro, Loro chiedono veramente tanto. Io non so come andrà a finire, so solo che in questo momento non mi sembra una Caldissimo. super priorità per però non ne la abbiamo, a parte che c'è Alex Jimenez, che non capisco perché la gente si è dimenticato che esiste. Sì. Però premesso che da terzino ci sta che possa far fatica. Però il discorso è che al momento mi sembra che il centrocampista sia più cioè la prima delle cose che vogliono risolvere. Ok, ultimo obiettivo, l'attacco. Ultimo obiettivo è l'attacco, dove compaiono 2 nomi che sono Vlahovic e Colomboigny. Vlahovic è un ex giocatore allenato da Allegri. È un ex giocatore. Un ex giocatore, punto. No, ma non rida le nostre becere non rida battute. lei, dottor Maturo. In cui la Juventus inizialmente voleva 20 milioni, ma adesso si abbassano tra i 10 e i 12. Perché diciamo che la Juventus sta puntando ad un altro attaccante. Sta puntando a direttamente dalla liberarsi Francia. di Vlahovic. Invece Di Vlahovic. Colomboigny? Invece c'è Colomboigny che è stato collocato negli ultimi giorni all'interno della rosa bianconera, ma infatti anche Colomboigny vuole andare alla Juventus e i bianconeri non vogliono perdere un vantaggio simile, e questo qua infatti è più un rumors perché veramente le probabilità che Colomboigny arrivi al Milan sono veramente basse. Che proprietà di linguaggio. Va bene, la ringraziamo dottor Maturo per questo collegamento, questo approfondimento sul mercato. Grazie mille. Grazie. A domani, arrivederci. Arrivederci, grazie mille. Tanto diciamolo grazie mille. Sta roba di Colomboigny è veramente Ma è vera o... ma non ci crederò mai. Ma è un tentativo per ma mettere secondo pressione me è alla inventata Juve. di brutto, cioè non... Ma tra l'altro sentivo anche interessi da parte della Premier League. Sappiamo, Jack, che se c'è la Premier League... Ma certo. No, ma in realtà adesso quello che ti volevo chiedere io, perché è una cosa che mi stuzzica, perché il nome di Vlahovic
mi spaventa tanto. Però tra i vari nomi che sono usciti, per me è inoppugnabile che sia uno dei migliori profili. Chi Vlahovic? Rispetto agli altri che sono usciti, cioè l'alternativa è Mitrovic, Vlahovic. Se dovesse, questa è domanda secca, visto che so che tu sei un fautore, se dovesse arrivare al Milan Vlahovic, al Fanta ci punti? Perché io non so rispondere. Vlahovic non è un 9 da Fanta, sì, di quelli che ti porta più 3 è più di manovra, eccetera. No. Allora io però vi dico che anche io ho i miei dubbi, però io sono straconvinto che può essere una scommessa, ok? Nel senso che lo paghi magari in maniera anche un pochino importante e può farti 5 gol, però se imbrocca può anche fartene 20. E io sono convinto che, perché io non ho il coraggio di fare questa scommessa al Fanta, ma secondo me qualcuno dei nostri ascoltatori può prendersi il rischio di mostrarci che di calcio ne sa più di noi, cosa estremamente probabile, venendoci a sfidare direttamente nel Fanta di Radio Rossonera con Fanta Algoritmo. Un Fanta classico, 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti, 270 crediti per comporre la vostra rosa, 270 fantamilioni, in palio premi tutte le giornate. In quote da 20 come il Milan. Come il Milan, sì, in Furlani, sai che adesso c'è l'unità, il Furlano, che sono un blocco da 20 milioni. L'iscrizione costa €19,99, trovate il link dappertutto, sui nostri canali, c'è in descrizione, c'è pinnato lì nella chat, premi tutte le giornate, magliette del Milan, buoni Amazon e ovviamente i premioni più grandi finali, un iPhone 16, un MacBook Pro da 14 pollici e tutta una serie di altri premi, ma soprattutto il premio più importante, la possibilità di dire: ragazzi, ho battuto Edoardo Maturo nel Fanta Algoritmo, cioè grande soddisfazione, quindi io mi iscriverò. E allora io sono bravo nel fantacalcio, ce lo dico senza falsa modestia, però secondo me voi potreste essere migliori di me. Luke, lo facciamo assolutamente presente, quindi va bene. Allora, Edo non ci prende mai, vedi Salemakers che è più brocco di lui. Beh sì, ho sentito che Modric, hai visto l'intervista di Modric che è stata bella, no? Quando ha parlato le prime parole di Modric, certo, prima di andare in vacanza, eccetera. Mi è piaciuto soprattutto il passaggio in cui diceva di quando aveva il posto di Salemakers da piccolo però... Ho visto un'intervista diversa io, però può darsi. No, però sai che questa cosa, adesso sta cagata che stavo dicendo mi ha fatto venire in mente che ho visto una foto molto bella di Gvardiol che è andato ad appendere la maglia di Modric nella sua vecchia casa che fu bombardata, comunque fu distrutta durante... Sì, perché comunque la storia di Modric, lo sappiamo, è una storia estremamente... anche con dei contorni piuttosto tragici, soprattutto gli inizi. Lui ha visto morire il nonno, gli inizi anche di Modric. davanti ai suoi occhi. Se volete c'è sempre sul sito di Radio Rossonera c'è un bel pezzo che va un pochino a raccontare e descrivere tutta la storia di Luka Modric fin dall'infanzia. Ha avuto un'infanzia sicuramente complessa, perché lo sappiamo, basta fare 2 calcoli da dove proviene e quanti anni ha. Insomma, ha vissuto i suoi primi anni di vita in un posto complesso, in un periodo storico complesso, in un campo profughi, ragazzi. Quindi cioè lui ha vissuto, è uno che sa cosa vuol dire guerra, perché l'ha vista da vicino, e secondo me queste cose poi ti formano umanamente, e cosa che poi si va a riflettere sul campo, perché alla fine, se guardate i grandi giocatori, quasi sempre avevano anche un grande spessore umano, non erano solo grandi giocatori sul campo. Mica lo prendiamo per quello, che c'entra, però sul fatto perché ha vinto un pallone d'oro, ragazzi. Cioè, l'ultimo pallone d'oro che ha avuto il Milan. Immaginate avere nello spogliatoio, però, cioè uno che ha vinto 147 Champions League dal punto di vista professionale, uno che lascia perdere anche quello, no? Ha vinto il pallone d'oro, proprio umanamente. Ma uno che a 40 anni si presenta a tutti gli allenamenti ed è quello il primo che arriva e l'ultimo che se ne va. Guardate che, ragazzi, questa cosa fa tantissimo, soprattutto in un gruppo di giovani, no? L'esempio secondo me fa tantissimo, quindi io sono veramente contento che mi abbia preso Modric. Non vedo l'ora. Il 4 di agosto dovrebbe iniziare, dovrebbe arrivare, poi non so quando, bisogna anche capire quanto ci metterà poi a essere pronto, cioè diciamo così. Magari sì, per il pubblico, però non credo che giocherà proprio 80 minuti contro il Bari, tendenzialmente.
Poi vedremo, insomma, se sarà così. Credo che magari contro il Bari ci sarà la possibilità di un esordio, perché sai, a San Siro davanti ai tifosi. Credo che però sarà più per quel motivo lì, ci vorrà un pochino. Però soprattutto, esatto, come dici giustamente tu, è un giocatore che io prendo più per quello che mi porta fuori dal campo, che vuol dire in spogliatoio, che vuol dire a Milanello, rispetto a quello che chiaramente mi dà in campo. Premesso che secondo me nel calcio italiano può ancora dare tanto. 10, 100, 1000 Modric rispetto a Kai Walker. Grazie a Marco Venturelli che si è abbonato per il 4º mese. Ma ragazzi, rullo di tamburi? Dopo non so quanto tempo, il ritorno di Martina, Radio Rossonera qua a Lunch. Ciao Marti. Ciao Marti. Ciao ragazzi. Ciao. Non ti vedo ancora, come stai? Bene, mi sentite, mi vedete? Oh, adesso Sì. ti vediamo. Ciao. Ah, ciao. Ma mi fai queste presentazioni che poi uno si aspetta chissà che cosa, poi arrivo io qua con una faccia come una disperata. Sei una persona, ormai sei una persona importante, da quando hai fatto i soldi non sei più importantissima, venuta guarda. da noi. No, scherzi a parte, qual è Ma stata... forse- Marti, hai dato il contributo a questo hai messo al mondo un nuovo milanista, no? Speriamo, perché qua è il rischio che abbia messo al mondo un altro Topolino. No, come funziona? Come Quello però che è funziona? piccolo se lo chiama ancora Topolino, perché essere più pesante è troppo Topolino. piccolo. Ma funziona che ci siamo accordati per non non entrare a gamba tesa con completini e cose varie appena nato, però la situazione sta già degenerando, perché io comincio già un po' a spingere, convinta dicendo vabbè, sono la madre, voglio dire, cioè seguirà quello che dico io. Lui è molto convinto invece che il bambino fa quello che fa il papà, e quindi siamo lì, siamo fermi, siamo in stallo. Poi la verità sta nel mezzo, perché mano a mano che cresco non farà più niente di quello che dite voi, ma non vi voglio svelare nulla. No, ma beh, sì, ma questo, sicuro ma sì. lo sappiamo. No, Il sicuro- problema è quello che pensiamo noi, è che un po' bisognerà vedere come saranno messi i suoi compagni di classe in quel momento. Perché secondo me un po' fa Però tanto Marti, anche. posso dirti una cosa, il mangiare, cioè se tu gli togli il mangiare e dici sì, funziona così, oppure lo chiudi fuori di casa, gli metti lì le valigie e gli dici se tu diventi interista come papà, quella è la porta. È vero, effettivamente. Beh, a parte che io non finanzierò niente che riguardi quella questione sportiva se lui dovesse essere interista. Cioè, a me non interessa lui, io non gli pago niente. Non pago l'abbonamento, non pago le scuola calcio, non pago niente. Qualsiasi cosa voglia fare, io non la pago. Lo sport Lo manda non a fare voglio il sapere niente. Quindi per me non c'è niente. Però vediamo, perché poi quello che dicevo era anche, va anche un po'. Cioè, io quando sono stata piccola era bellissimo essere milanisti. Adesso essere milanisti è un po' più complicato. Infatti cosetto. Ma Che pensa, essere mio figlio interisti. è nato all'inizio del ciclo Juve, 10 anni. No, in banter piena. Poverino. Sono tutti tifosi. I 2011, ragazzi, trovatene a parte mio figlio, trovatene uno tifoso del Milan. Ma perché? Ma perché chi Poverino. diventa milanista quando c'è Juve, Cristiano Ronaldo? E sì. bambini, raga, sono semplici, gli piace vincere. Beh, è chiaro quello. No, la mia preoccupazione è che io più Però che un sai, milanista dipende. speravo mettessi al mondo il futuro dell'AC Milan in campo. Cioè io sai che sono ambizioso. Io infatti- Addirittura. Esatto, no, ha ragione, io punto su quello, io punto sul calciatore proprio, lui deve diventare il futuro dell'AC Milan. Vabbè, allora Cioè, scusa, lui Marti, mi si deve può diventare anche- un calciatore. Si può anche esprimere una preferenza. E allora io dico terzino destro, visto che in questo momento siamo proprio. È quello che ho detto anch'io, ma non mi sembra abbia. Cioè, insomma, non ha molto le caratteristiche. Al momento, a livello fisico, mi sembra un po' più taurino, un po' più un centrocampista centrale, di quelli un po' mediano, capito? Non so come dire. Vabbè, c'è sempre di quello. Gattuso. C'è sempre bisogno. Allora, avrò cambiato Esatto. squadra 3 volte alle elementari, dice Diego. E no, raga, la squadra non si può cambiare. Io, tra l'altro, sono stato così, cioè non è che gli ho dato molta scelta a mio figlio, così era e così è. Se no, quella è la porta. Tu sei lo culli con, non so, Ma infatti. i cori del Milan, con queste cose Lo qua. faccio, ma il problema è che lo facciamo tutti e due a tradimento, nel momento in cui l'altro non sente, gli cantiamo le cose, quando l'altro sente dall'altra stanza dice smettila urlando, capito? Allora, senti, Questo ma- bambino ha un bambino. condizionamento devastante. Cosa c'è di vero? Allora, Martina non chiede commissioni troppo esagerate, dice Giuseppe. Non ho capito, non ho capito perché, ma no, grazie. Volevo dire, No, per farlo diventare milanista, per fargli prendere, cioè, se no se chiedo troppe commissioni
missioni come procuratrice di mio figlio. Perché già vedono Martina con la mamma di Rabiot Mamma di praticamente. Rabiot, esatto, smentiscici questa cosa. No, ma io ti volevo chiedere, perché ho sentito, però non lo so, chiedo conferma alla mamma, che la prima parola è stata Yashari. Mamma mia, guarda. No, non ha ancora detto la prima parola. Mi dovesse dire quella, lo lancio dalla finestra. Probabilmente ci metterà meno. No, più che altro probabilmente ci metterà meno lui a dire la prima parola che noi a prendere gli Yashari. Anche questo. Ma anche ad andare in bici senza rotelle, credo che farà in tempo. Vabbè, Marti, come andrà a finire? Ma ragazzi, ma chi è sto qua? Cioè, adesso io va bene tutto, però l'ho già detto che le vibrazioni di Yashari mi sanno tanto di Deketelare, proprio trattativa infinita, il Bruges, il ragazzo prodigio, insomma, mi sa tanto di quella roba lì. Detto ciò, sincera, non lo conosco bene, non l'ho visto giocare praticamente mai. Ho guardato, come si suol dire, da quando poi è diventato un nome caldo, ho detto ma andiamo a vedere cosa ha fatto Yashari. Sinceramente, skills and goals, andate a vedere? Sì, tipo quelle robe lì. No, però mi sembra un pochino esagerato tutto questo hype per lui e mi sembra abbastanza ridicola la trattativa che stiamo portando avanti e soprattutto le notizie che trapelano, che però non fanno altro che confermare un po' il trend, no? Di noi che un po' sì. E questo mi dispiace, ma perché era l'unica cosa che speravo. Siamo antipatici. Sicuramente non siamo simpatici. Allora, Tare è tutto tranne che simpatico, si vede già dalla faccia, insomma, ha fatto una conferenza stampa che volevo tirargli una testata io, quindi voglio dire che sono milanista. Però sicuramente non è simpatico. Non è uno stand-up comedian, Tare. No, non bisogna essere simpatici, bisogna essere concreti e non mi sembra che sia neanche concreto. Quindi, né una né l'altra cosa, proprio una tragedia. No, a me la roba che preoccupa sinceramente è che nel momento in cui salta Yashari un altro nome è uscito di quelli liberi, perché c'è che è andato a Sunderland. Ma Avi Guerra, vai a guardare qualcosa. Avi Guerra è completamente diverso. Cioè sembra che non hai una direzione, che li compri ma senza sapere come sono. Beh, come i terzini, sono usciti 800 nomi diversi. Poi Marti, Elvis The Pervis in the Memphis, è arrivato al Milan. The Pervis. Che dici? Non lo so. Che dicevo anche lui, poverino, poi magari è fortissimo, però già uno che si chiama Estupignan, la prima cosa che fa sbagliata, già ce l'ho lì il meme pronto per lui, con il cognome usato in tutte le maniere possibili. Ha un po' anche lui queste sembianze. Io valuto molto con dei parametri tecnici molto importanti, ovvero ha la faccia da Milan o non ha la faccia da Milan. E per me lui l'algoritmo di Martina, è l'algoritmo di Martina. Esatto, e per me lui non ha la faccia da Milan, proprio per niente. Però vabbè, magari ci stupirà, non ha la faccia da Milan, ragazzi, non ce l'ha. Ha la faccia un po' da Emerson Royal, se devo essere sincero, però con magari anche sbaglio. Chinazzi, ho visto un paio di tocchi contro Liverpool. Perché ha toccato palla? E non è andata benissimo, però diciamo che diamogli fiducia, come si suol dire, no? Cioè io non parto mai, dai, non si può cominciare subito così a sparare a zero. Certo è che mancano un po' i momenti in cui si parlava di gente che si conosceva, no? Però Marti, la adesso, quando ha detto Modric mi sono emozionata. No, però prima la lacrimuccia al post di Teo l'altro giorno? No, io Teo, sì, no, io Teo, per me quella roba lì è un no, è un grande no. Mi sono proprio schierata, è un grande no l'atteggiamento, la modalità, e non sei milanista e non è milanismo indossare la maglietta di Paolo Maldini, perché avrebbe potuto dimostrarlo in 100.000 altri modi diversi, non questo. Quindi per me è un grande no questa cosa di Teo. Però la verba bastava rinnovare. Bastava rinnovare, però Marti, lì la sensazione è che il Milan ha fatto di tutto per tutto l'anno per metterlo alla porta, no? Però scusami, secondo te, se adesso io sono sempre stata contro la società, mi sono schierata tante volte contro la società, contro le scelte, contro la gestione, però secondo te se la società che ha in mano il terzino più forte del mondo, se così si dice, fa di tutto per mandarlo via, anche i più stupidi, i più incompetenti e i più incapaci fanno di tutto per mandarlo via? Evidentemente no.
Oltretutto, il terzino più forte del mondo non ha offerte da nessun club europeo e deve andare a giocare in Arabia Saudita per trovare la sua dimensione? Non lo so. Evidentemente Teo Hernandez un po' dal punto di vista caratteriale, e purtroppo a questi livelli è importante anche quello, ha delle grossissime lacune. Jack, che dici? Sono d'accordo soprattutto con la seconda parte, nel senso che effettivamente se pensi che l'Atletico di Madrid non voleva arrivare neanche a 15 per poi spenderne 30, con tutto il rispetto per il ragazzo, e mi auguro il meglio per Ruggeri. Come 30? La trentina ne ha spesi 25-30, ne ha spesi per Ruggeri, mi pare. Adesso non vorrei fare disinformazione. Teo evidentemente fa delle cose, cioè è uno che è conosciuto anche per essere un problema all'interno dello spogliatoio. Avere un giocatore che non ha la testa e che crea più, che spacca, diciamo, lo spogliatoio più che unirlo, soprattutto perché evidentemente ha una personalità comunque forte, coinvolgente, è un giocatore importante, se crea più problemi che altro, veramente è meglio non averlo in squadra, E occhio che le malelingue dicono che Yashari ha questa tendenza comportamentale. Basti pensare cosa sta facendo col Bruges. Cioè, ma occhio a dove spendi quelle cifre, perché insomma anche Ardon è testina piuttosto accesa. Poi mi dispiace, ragazzi, cioè sicuramente non sarà facile sostituire Teo, perché è veramente complicato trovare uno più forte di lui in questo momento nel suo ruolo. Però se poi non lo puoi recuperare, io penso anche che mi sono detta anche tanto che Allegri non mi sembra un cretino, cioè mi sembra uno che finalmente è un allenatore, ha un'esperienza, ha un certo background, sa anche lui quando e come è possibile recuperare determinati giocatori. Evidentemente, certamente la società aveva fatto le sue valutazioni, però evidentemente a domanda non è stato, cioè non ci deve essere stato tutto questo, come dire, tutto questo attrito da parte di Allegri per dire no, teniamolo assolutamente. Cioè, sì, sicuramente quello l'ha fatto con Maignan, però è anche vero che in un'estate, esatto, dopo che sei arrivato ottavo, la società ha sparato via Reinders, ha sparato via Teo e ha cercato di sparar via anche Maignan, e da ottavo allora, dovevi iniziare a migliorare. Reinders è stato... Sì, però secondo me bisogna fare cioè mettere tutto nello stesso calderone è un po' sbagliato e fuorviante, perché Reinders è stato venduto per una questione economica, parliamoci chiaro. Poi lui aveva probabilmente anche degli altri obiettivi, ma nonostante è stato qualcuno ci venduto per avesse una detto il questione Milan economica. non aveva bisogno di vendere, Sì, la settimana prima contro il la Monza. settimana Esatto. prima. Esatto, è quello il problema. Noi facciamo questi errori qua, banali. Andare a dire non c'è bisogno di vendere, settimana dopo ti offrono 70 milioni e fai partire Reinders. Questo è l'errore. Cioè, 70 milioni per Reinders per me hanno anche senso nella dinamica di oggi. Perché? Perché lo sappiamo che il calcio italiano deve sottostare a determinate situazioni. Purtroppo è così. Poi non sei neanche arrivato in Champions League. Hai un centrocampista delle sue forte come Reinders vuole andare a giocare in un club dove può vincere, ci sta. Ok, Teo, e per Maignan è stato fatto un tentativo di farlo rimanere e ci si è riusciti con l'allenatore che ha provato a tenerlo in tutti i modi. Con Teo Hernandez è stata fatta una valutazione diversa, ovvero l'anno prossimo vai via zero, non vuoi rinnovare e quindi comunque io quest'anno non te lo faccio fare, a questo punto vai. Sei anche un rompipalle, detta proprio molto in maniera edulcorata, sei anche, cioè, scassi le palle tutto l'anno, quindi a questo punto vai. Marti, ti sei abbonata per l'anno prossimo? Perché qui c'è sempre il solito dibattito. Io la linea qua a Lunchpress è che ognuno fa quello che vuole, perché ognuno il milanismo lo vive. Sì. Tu, nonostante bimbo piccolo, tra l'altro. Sì, mi sono abbonata, tanto anche un po' per una questione, cioè proprio banalmente una questione di soldi, perché obiettivamente, ragazzi, è vero che quest'anno è l'abbonamento del Milan, è l'abbonamento che costa meno in assoluto in tutto il campionato, probabilmente di tutti i club di Serie A, nella parte in curva, sto parlando ovviamente. Quindi a livello economico conviene, cioè vuol dire ogni partita la paghi 16 euro, io vi dico solo questo, per essere proprio pragmatica. Ma per essere pragmatici, secondo me l'hai fatto per avere la domenica pomeriggio libera, Marti. E poi certo per dividerci i weekend, ovviamente. No, questa è la comodità, Questa è la comodità, perché sì. Comunque il fatto che noi siamo uno milanista e uno interista vuol dire che non si va mai allo stadio nello stesso momento. Quindi c'è la possibilità di essere liberi. Il problema è che quando sarai tu allo stadio sappi che lui userà proprio tutto il suo potere, tutto il suo ascendente. Lo lancia, sai i papà, li vedi i video, no, dei papà quando vengono lasciati, non ti voglio svelare nulla.
No, li vedo purtroppo. La birra, Però queste mi sa che- cose, no? Però guarda che qua siamo un po' al contrario in questa famiglia. Ascolta, Marti, No, faccio comunque, a l'ultima- parte gli scherzi, Eh. io l'ho fatto, ma perché al di là di tutto, veramente una questione economica ci può anche stare, perché volessi vedere anche solo derby Juve-Napoli, ho già fatto l'abbonamento e quindi sono a posto così. E poi perché io so che poi alla fine, quando sono a casa, penso, cazzarola, avrei voluto essere là. So che poi alla fine a me il Milan mi piace vederlo da vicino, mi piace vivere l'atmosfera, che sia di festa o che sia di protesta, a me piace esserci. E quindi io ho voluto esserci anche quest'anno. Marti, ti faccio l'ultima che poi almeno ti riveriamo per le tue, che hai altre priorità. Su Vlahovic, dacci un tuo giudizio. È da Milan. Allora, lui ha la faccia da Milan. Lui ha però... la faccia da Milan. Lui ha la faccia da Milan. Mi piace il Vlahovic, cioè mi piaceva il Vlahovic della Fiorentina, mi è piaciuto molto meno l'ultimo Vlahovic. La cosa che si può sperare un po' è che, sai, magari con Modric, con Leao, con un giusto supporto potrebbe fare molto bene Vlahovic, e poi anche con Allegri. È quella classica situazione in cui è un giocatore dal potenziale importante che speri che il contesto faccia venire fuori bene. Non so come dire. Quindi lo Cioè, uno che faresti. secondo me ce l'ha, però va un po' valorizzato. Non so se in questo momento il Milan può essere la chiave. Io comunque, vabbè, lo scambio con Ciao lo farei domani, subito. Però Quindi per Marti- per me sì, per voi no? Io non sono un amante. A me spaventa perché è molle di testa. E in Eh. questo momento l'ambiente a Milano è devastante. Esatto, cioè in un altro momento storico Però- potevi fare sta scommessa. Però è tutto così, Però ragazzi, è tutto così, Cioè c'è anche la questione di dire: io vado in una squadra che è messa in quella maniera lì, posso fare la differenza. No? Sì, Cioè sì, io la sì, vivrei sì, così può come scattare, stimolo. sì, può scattare come può non scattare. È quello che dico, è una scommessa in questo momento. Il Milan si può permettere una scommessa? Non lo so, visto l'anno Però certo scorso. alla metà dello stipendio, chiaramente, almeno. Vabbè, per forza. Sì, ma a me dello quello stipendio. sai che non mi appassi tanto, non pago io, quindi io voglio vincere lo scudetto, possibilmente. però c'è 12 e milioni. Ho capito. arrivare Però chi 12 vai a milioni. prendere? Chi vai a prendere? no, In no, attacco, lo chi vai a so, prendere? non è una scelta Cioè, tu facile. dici perché noi non abbiamo preso Lookman o perché non prendiamo, vabbè che Lookman è diverso, però il concetto è chi Però vuoi andare a l'ambizione prendere è quella, cioè l'Inter è andato su uno dei migliori attaccanti della scorsa stagione in campionato, cioè no, Vlahovic non è lo so. uno dei migliori dello scorso campionato, a meno che si Adesso può però, dire. prima di No, salutarla, assolutamente no. prima di salutarla, a sto punto però devo sapere l'unico altro colpo che abbiamo fatto. Ricci ha la faccia da Milan? Sì, ce l'ha. Però Ricci ce l'ha, secondo me, ha la faccia da Milan, sempre cose tecniche di un certo livello. No, Ricci ha la faccia da Milan, mi è piaciuto molto l'approccio, mi è piaciuto molto sentirlo parlare. Lo so che è una cosa brutta, è banale, sembra che uno voglia fare del discrimine, però mi è piaciuto molto sentirlo parlare bene in italiano, esprimersi, dare delle opinioni, dire delle cose. Mi è piaciuto, mi L'uso piace dei l'idea che si congiuntivi. ritorni. Sì, beh, quello è ancora uno step ancora successivo, però mi piace un po' che si ritorni a quell'italianità lì. Io quella cosa l'ho condivisa molto. Cioè, secondo me al Milan è un po' mancata quella parte, no? Quella cacciata di tonali. Diciamo che non lo paragono assolutamente, però secondo me Ricci è uno che ha carattere e che è uno che può invece vivere una situazione del genere come è ancora quello che ti vede il Milan come la rampa di lancio, come il punto d'arrivo della sua carriera, capito? E che quindi può dare. Poi speriamo, perché poi fondamentalmente ha giocato nel Torino. Sì, però cioè, anche a me è Torino. piaciuto come si è calato nella nuova realtà. No, è un bel atteggiamento, un bel sì. mood, un bel modo di fare, proprio ci sta. Sono d'accordo. Marti,
Allora ti abbracciamo veramente, veramente tanto, ti facciamo gli auguri Vediamo di presto, dai. buone vacanze. Anche di e buon lavoro mi sento di farglieli. Sì, di buon lavoro, soprattutto di buonanotte no, perché si dormirà poco, immagino, no? Guarda che non si dice perché poi non si dice perché poi la gente, certo, perché poi ti portano iella. Quindi non si dice, però potrebbe andare peggio. Marti, ti vogliamo bene. Perché vedi, perché ha un cuore rosso-nero, è quella la verità, esatto. quindi dorme sonni tranquilli. Sotto. Marti, ti vogliamo bene, a presto. Ciao. Ciao. Allora, dai, gli ultimi 5 minuti, se vogliamo, possiamo anche prendere cioè di cose tante, perché in primis devo dire che è un'opinione un po' diversa rispetto a quelle che abbiamo sentito spesso anche da voi quando telefonate. Opinioni, però, ma questo, cioè, è bello perché dimostra che, come vi diciamo sempre, che qui noi abbiamo chiaramente, perché siamo esseri umani e sarebbe falso dire il contrario, abbiamo la nostra opinione, però qui, cioè, ognuno ha la sua opinione ed è bello quando c'è la possibilità di sentirle tutte. Per quello che spesso anche vi invitiamo, non è per mancanza di rispetto verso chi chiama più spesso, ma è proprio perché noi comunque ci piacerebbe sentire le opinioni un po' più diffuse. Io per esempio su Teo non sono particolarmente d'accordo con Martina su molte cose, perché è vero che sicuramente era un elemento un po' complesso, però sono anche dell'idea che non gli è stato riservato un trattamento proprio ideale. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Mauro. Ciao Mauro. Vedo riceverai una lettera dal mio avvocato perché mi faccio pagare le royalty. Non ho fatto nomi. Lo faccio io. E comunque, ti stai autodenunciando? E comunque sappi che il pensiero di molti di noi, su questo credo che non ci siano dubbi. Ma noi vi vogliamo bene, ragazzi. Bene, ci vediamo a fine agosto, sono là tra di voi. Dai, ci vieni a con trovare. Grande piacere. Ma certo. Sentite, visto che si parlava di abbonamenti, siccome poi io non voglio passare sempre per un ipercritico, però ho fatto queste considerazioni, no? L'altro giorno è finita la campagna di rinnovo, diciamo, degli abbonati pregressi, no? E l'hanno presentata su tutti i giornali come un boom, come un grande successo. Ma se noi invece il momento è stato considerato il boom il fatto che l'80% dei pregressi abbonati hanno rinnovato l'abbonamento. Allora, siccome il bicchiere è sempre mezzo pieno e mezzo vuoto e le cose si possono raccontare come si vogliono, bisogna anche notare che il 20% di uno zoccolo duro, perché l'abbonato di norma è lo zoccolo duro del Milan, no? Quello che trascende dai valori, dalla situazione tecnica, lo fa più per ragioni morali, eccetera, eccetera. E secondo me aver perso il 20% di uno zoccolo duro non è una cosa da presentare come un boom. Questo sì, però in senso assoluto sono 30.000 abbonamenti, Sì, fatti 30.000 abbonamenti. Capito, però sto dando un dato, Mauro, per chi ci segue, però il 20% stiamo parlando dello zoccolo duro, voglio dire, della gente che va e quindi aver perso anche quello, secondo me. Allora, se tu la presentavi con tutta la contestazione, con tutto quello che è successo, il fatto che l'80% dei precedenti abbonati l'hanno confermato è un conto. Secondo me è un aver limitato i danni, perché comunque anch'io pensavo fosse di più, ma farlo passare come un boom di abbonamenti mi sembra quantomeno fuori luogo. Grazie, un abbraccio, Mauro, ragazzi. Ciao Jack, ciao. Jack, sono 30.000, te ne aspettavi di più, di meno? Non lo so. No, c'è un numero che c'è. Diciamo così, l'80% rispetto a quelli prima. Bisogna vedere quanti nuovi, ecco, adesso che è iniziata la vendita libera. Sì, esatto, si è chiusa la fase di vendita, di conferma, esatto, premesso che in realtà questi sono dati, credo che sono usciti da una testata, ma non sono stati confermati ufficialmente, se non è successo qualcosa che io mi sono perso nel frattempo. Ma penso che la fonte sia, non lo so, devo verificare. La testata ovviamente è la Gazzetta. Certo. No, però dico, cioè non c'è stata conferma ufficiale, credo, da parte del Milan, questo intendo io. E sicuro adesso non sto mettendo in dubbio, ecco, la cosa, però dico
insomma l'80% dell'anno prima, su questo sì, tendo ad essere d'accordo con Mauro, non è un boom. Perché bisogna vedere adesso quanti che non erano abbonati. Cioè oggettivamente se tu non sei mai stato abbonato al Milan, scegli proprio la stagione 2025-2026 in cui non hai coppe né niente per abbonarti? Quello lo vedremo per la prima volta nella tua vita, non so. Però di quelli che hanno rinnovato i 30.000, il 94.5% sono residenti in Italia e gli altri paesi, tra i più rappresentati ci sono la Svizzera, effetto Yashare. No, è il fatto della distanza per arrivare a San Siro, cioè. Malta, Francia, Belgio e Gran Bretagna. Cioè Belgio e Gran Bretagna mi sorprende abbastanza, perché pensa uno che da Londra è abbonato al Milan e una settimana sì, una settimana no viene giù a Milano. Devi anche molti fanno il ragionamento... essere abbastanza benestante, diciamolo franco. Sì, però magari molti fanno il ragionamento tipo Martina, vado quelle 3 partite e mi sono già ripagato. Comunque sono le 13:59, Jack, noi ormai dobbiamo chiudere così perché lo sai, tiriamo i remi in barca, però è solamente lunedì. Tanto questo meme dei remi in barca non l'ho ancora capito, perché mi sa che quella puntata non l'ho vista. Iniziano a scrivere, inizia a tirare remi in barca. Tutte le trasmissioni hanno un inizio e hanno una fine, non è che le altre trasmissioni a Gerry Scotti vanno a dirgli tiri remi in barca, no? Perché glielo dice il TG perché esatto, gli mette fregola. Il palinsesto è così. Va bene, dai, abbiamo detto è solo lunedì, quindi la settimana è ancora lunga, la settimana di Yashari la possiamo chiamare perché parleremo di Yashari. Quindi non che prenderemo. Sì, vediamo, perché visto che il Bruges ha rifiutato questa offerta, io non dico trattativa saltata, ma chi lo sa se c'è ancora una trattativa. Se davvero il Milan non offrirà più e il Bruges ha rifiutato, allora basta. Sì, maratona lancio, tipo maratona mentana per l'arrivo di lo facciamo di Yashari. notte. Va bene, Yashari si è abbonato, fatelo anche voi ragazzi, mi raccomando, cliccate sul simbolino del dollaro eccetera, date una mano, sostenete Radio Rossonera perché Radio Rossonera siamo noi e siete voi. Grazie a Morgan in regia, Jack. Grazie a tutti e tolca alle 4, soliti appuntamenti per tutta la settimana, noi ci siamo e non vi lasciamo soli. Oh yes, ci vediamo domani alle 13, ciao. Boom! Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13.